Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi lavoriamo su un annuncio immobiliare, perché l'italiano degli annunci immobiliari è particolare. Si usa un vocabolario specifico e delle strutture specifiche. Quindi non ci perdiamo troppo in chiacchiere, iniziamo subito. Aspettate che devo ritrovare, sono piena di fogli qui, tutti i miei appunti, perché qui ho anche i testi delle canzoni che analizziamo insieme agli abbonati del canale. Se avete voglia di sostenere il mio lavoro qui su YouTube, c'è tutta una parte dedicata agli abbonati e ho iniziato da poco a fare le analisi dei testi delle canzoni. Quindi se vi interessa, quei contenuti sono esclusivi. È una cosa nuova che non ho mai fatto sul canale, quindi ho pensato di introdurla per gli abbonati del canale. Detto ciò, iniziamo. Allora. Questo è un annuncio vero, cioè non l'ho scritto io. Questo mi è piaciuto particolarmente dal punto di vista linguistico perché è ricco di vocabolario specifico ed è ricco di strutture specifiche di questo tipo di contenuto. Questo è l'annuncio di un trilocale. Che cos'è un trilocale? Ve lo faccio vedere. Questo è un trilocale. Questa non è la planimetria dell'annuncio che leggiamo insieme oggi. Questa è un'altra planimetria che ho trovato, però mi aiuta a spiegare che cos'è un trilocale. Un trilocale è un appartamento che è composto da bagno, quindi il bagno c'è per forza, e in più ci sono 3 spazi, quindi 3 locali. Questi locali sono le camere da letto e il soggiorno. Quindi quando vedete trilocale significa che la casa è composta da un soggiorno e 2 camere da letto. Il bagno e la cucina vengono dati per scontato, cioè sono delle cose che ci sono sempre negli appartamenti. Il cambio da monolocale a bilocale a trilocale è il numero degli spazi vivibili della casa, diciamo. Quindi qui sullo schermo vedete la planimetria di un trilocale. Quindi c'è un bagno, ci sono 2 camere da letto e poi c'è la sala pranzo o soggiorno o salotto. Suppongo che la cucina sia un angolo cottura, che io odio gli angoli cottura. Adoro le cucine, quelle classiche, quelle separate dal soggiorno. Da questa planimetria, diciamo, possiamo vedere che non è menzionata la cucina, quindi sospetto che sia un angolo cottura. L'angolo cottura, letteralmente una cucina messa in un angolo del soggiorno. Al contrario, un monolocale è un appartamento che è composto da uno spazio solo, quindi c'è un unico spazio dove si dorme, si mangia, si guarda la TV e ovviamente c'è anche il bagno che però è separato. Quando si distingue tra monolocale, bilocale, trilocale, la differenza sta nel numero delle camere da letto sostanzialmente e dalla presenza del soggiorno. Allora, trilocale in vendita costa 275.000 euro, che di solito dovrebbero essere trattabili. Non lo scrivono mai, trattabili. Trattabili significa che si può offrire un po' di meno quando si fa una proposta, no? Trattabili. Che si possono trattare, ovviamente. Quindi 3 locali, come dicevamo, sono 70 metri quadri, è diciamo un trilocale piccolino di 70 metri quadri e c'è un bagno. Quindi vedete che il bagno è segnalato al di fuori dei 3 locali, perché il bagno è una cosa che c'è sempre, non è possibile, non è legale avere un appartamento senza un bagno. Leggiamo il primo paragrafo. Proponiamo in vendita
un luminoso trilocale situato al secondo piano di una palazzina in cortina con doppia esposizione. L'immobile si trova a pochi passi da un centro commerciale e nelle immediate vicinanze dei principali servizi, garantendo comodità senza rinunciare alla tranquillità. Proponiamo chi? Noi dell'agenzia immobiliare. Proponiamo in vendita un luminoso trilocale. Notate come gli aggettivi positivi sono sempre prima del sostantivo, che non è una cosa comune, perché in italiano l'aggettivo va dopo il sostantivo, quindi l'ordine neutro è un trilocale luminoso. Ma siccome qui ti devono attirare, scrivono un luminoso trilocale, perché così la tua attenzione si concentra su luminoso. È luminoso, situato al secondo piano di una palazzina in cortina. Allora, palazzina in cortina significa che sulla facciata ci sono dei mattoncini. Vedete, questo palazzo è un palazzo in cortina, cioè che ha tutti i mattoncini fuori. È una cosa bella da sottolineare. Con doppia esposizione. Doppia esposizione significa che l'appartamento affaccia su due lati, quindi ha due affacci su due zone diverse. L'immobile si trova a pochi passi da un centro commerciale e nelle immediate vicinanze dei principali servizi. Allora, l'immobile qui può far riferimento sia all'appartamento in sé, ma anche al palazzo. Quindi il palazzo si trova a pochi passi, quindi vicinissimo, a pochi passi da un centro commerciale e nelle immediate vicinanze dei principali servizi. Esci di casa e trovi l'edicola, l'alimentari, la farmacia, il tabacchi, il bar, eccetera. Probabilmente anche scuole sono incluse in questa dicitura. Quindi a pochi passi e nelle immediate vicinanze hanno lo stesso significato. Andiamo avanti, leggiamo il secondo paragrafo. L'appartamento si compone. Ecco, questa è una frase tipica di questi annunci, come anche l'inizio, proponiamo in vendita. L'appartamento si compone di. Come è fatto questo appartamento? L'appartamento si compone di un ampio soggiorno. Questo è come un luminoso trilocale, quindi un ampio soggiorno. Vogliono catturare la vostra attenzione e farvi concentrare sul fatto che il soggiorno è ampio. Ampio significa grande, spazioso. Una cucina separata e abitabile, il mio sogno. Una camera matrimoniale con balcone, una seconda camera da letto, un bagno finestrato e un terrazzo vivibile. Una cucina separata, quindi qui sottolineano che non è un angolo cottura, ma è una cucina indipendente che si trova in una stanza separata dal soggiorno. Abitabile significa che c'è abbastanza spazio per mettere un tavolo, delle sedie, per vivere la cucina, no? Per fare colazione, per mangiare, quindi c'è spazio per mettere un tavolo. Poi una camera matrimoniale, questo significa che è una camera più grande e è una camera in cui c'è spazio per un letto matrimoniale con balcone. Poi una seconda camera da letto, questa sicuramente è più piccola dell'altra, quindi è la cameretta. Un bagno finestrato. Bagno finestrato significa un bagno con la finestra, che è molto importante perché purtroppo ci sono alcuni bagni senza finestre, con solamente l'areatore. Quindi bagno finestrato. Questo
finestrato, questo aggettivo viene da finestra, ma è l'unico contesto, questo, in cui usiamo questo aggettivo, finestrato, con bagno, poi molto specifico, bagno finestrato. E un terrazzo vivibile, anche qui, questo è un sinonimo di abitabile. Significa che anche qui c'è spazio per mettere un divano addirittura, un divano da esterno, no? O un tavolo con delle sedie, insomma. Vivibile ha lo stesso significato di abitabile. Grazie alla sua distribuzione funzionale e agli spazi luminosi, è la seconda volta che ci dice che gli spazi sono luminosi, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca comfort e praticità in un contesto residenziale piacevole e ben servito. Anche qui ben servito significa che ci sono i servizi che dicevamo prima. In questo caso soluzione è sinonimo di scelta. Completano la proprietà, anche questa frase tipica. La proprietà è l'appartamento. Completano la proprietà un ampio box auto, un grande box auto, un garage, con serranda elettrica e una cantina, entrambi situati al piano -1. E qui possiamo aprire una parentesi molto interessante sulla differenza tra cantina e soffitta. Ci sono alcuni palazzi che hanno le cantine, cioè delle zone al piano -1 dove si possono riporre i propri oggetti. Ogni appartamento ha una cantina, come uno spazio in più per mettere cose che magari non usiamo tutti i giorni. Altri palazzi hanno invece le soffitte, cioè degli spazi sempre per riporre cose che non si usano nel quotidiano, che però si trovano in cima al palazzo, si trovano all'ultimo piano, tra, diciamo, l'appartamento più alto e la terrazza condominiale. Quindi qui appuntatevi che c'è una differenza tra soffitta, che è in alto, e cantina, che è invece in basso. E questo è interessante perché è una caratteristica dei palazzi. Poi, l'immobile è dotato di, altra frase tipica degli annunci immobiliari. Significa che nell'appartamento ci sono queste cose. Condizionatori in ogni stanza, infissi in doppio vetro, gli infissi sono le finestre, ma è il termine tecnico, grate, quindi fuori dalle finestre le grate sono come dei cancelli a protezione della finestra, videocitofono, il citofono è diciamo il telefono del palazzo, tra virgolette, portoncino blindato, quindi la porta d'ingresso blindata. Che dire, comprereste questo appartamento? Non vi ho detto dove si trova, non abbiamo neanche visto delle foto, ma questo non è importante. L'importante è la lingua di questo annuncio e se per curiosità vi mettete a leggere gli annunci immobiliari sui vari siti, vi accorgerete che queste strutture ci sono sempre, queste parole ci sono sempre, perché è proprio un gergo tipico dell'agente immobiliare. Gli agenti immobiliari parlano così. Questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi ringrazio tanto per aver seguito anche questa lezione e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!